Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in Scenes and Sense, il format in cui trasformiamo i profumi in immagini. Oggi puntatona dedicata alla vaniglia e in particolare alla vaniglia di nicchia. Si tratta di nicchia accessibile, si parla di più o meno un range dai 45 ai 70 euro. Oggi presento la mia personalissima top 3 di vaniglie. Sono tre vaniglie con tre personalità molto diverse tra loro e le vedremo insieme tramite moodboard. Al mio personale terzo posto abbiamo Vanilla di Teodoro Scalotinis, dalla Grecia con furore. Piramide semplicissima, caramello, vaniglia, patchouli e nient'altro. Riassunta in una moodboard, Vanilla di Calotinis per me è esattamente questo. È una vaniglia che sa un po' di biscotto, di cialda. È un accordo che ho trovato più volte in diversi profumi di Calotinis. Il caramello per me la fa virare verso l'area gourmand, ma dall'altra parte c'è una spinta opposta del patchouli che qui secondo me si sente veramente tanto, che la radica a terra e la rende più appunto terrena, più profonda. Vanilla per me è una vaniglia che starebbe benissimo su un uomo, non so per quale motivo mi sono fatta un viaggio, un trip. Me la sono immaginata su uno che fa surf, quelli biondi, coi capelli biondi bruciati dal sole, abbronzati, fisicati col fisico asciutto. Secondo me e il braccialetto un po' di pelle rovinata dal sole, la salsedine, non lo so, starebbe bene su quel tipo di uomo a mio parere. Non so perché l'associo al mare. Non è assolutamente un profumo che definirei estivo, cioè per dire non è niente di simile al tiare o cocco, cose che si sentono in spiaggia, ma forse proprio per questo twist biscottoso, caramellato, io la sento, non lo so, la sento anche lievemente salata, cioè ci sento del sale anche se non c'è. La sento una vaniglia molto calda, la più maschile delle tre, sicuramente. E non lo so, io la trovo, mi farebbe impazzire su un uomo. Su un uomo sarebbe proprio perfetta. E per me è proprio spiaggia al tramonto, un ragazzo che fa surf esce dall'acqua con questi braccialetti di pelle sbiaditi dal sole, salsedine, calore, sabbia sotto i piedi. Non so, mi sono fatta sto viaggio. Al secondo posto per me c'è Vaniglia Verde di Strega del Castello. Qui abbiamo nicchia italiana da Genova e facciamo finta di spruzzarlo, ma purtroppo l'ho finita. Questa è la versione da 15 ml in fiala. Tutti i profumi, se non erro, Strega del Castello li propone sia nella versione da 15 ml sia in quella da 100. Partiamo subito con la moodboard. Vaniglia verde è nomen omen, è verde, è sicuramente la vaniglia più botanica delle tre. Rispetto alle altre due è, credo, assolutamente la meno alimentare. Per me vaniglia verde è un verde saturo. Immaginate una serra a fitta e immaginate un bacello di vaniglia tagliato e circondato da foglie, da piante, in una serra appunto umida dove filtra un raggio di sole caldo, giallo, è un sole di metà mattina. È sì dolce perché comunque la vaniglia ha un sentore dolce, però è una vaniglia botanica, verde ma calda, calda, calda. Se dovessi riassumere questo profumo in due colori ci metterei un verde saturo e un giallo altrettanto saturo. È una vaniglia strong questa qui, o almeno io la sento molto così. E siamo arrivati al gradino più alto del podio, dove per me regna incontrastata. Lei, lei è vaniglia del lei è vaniglia del Madagascar di Spezierie Palazzo Vecchio. Qui abbiamo vaniglia, mughetto, panna montata. Stop. È credo la vaniglia più semplice. Madonna, che carina. È la vaniglia più semplice delle tre e forse proprio per questo la trovo adorabile. Partiamo subito dalla moodboard. Qui cambiano i colori. Credo che sia la più domestica delle tre. Mi spiego meglio. Per me come colori siamo su beige, cipria. Per me la luce di questo profumo è morbida e diffusa. È un profumo tenero, soffice, si sente questa morbidezza e questa
sofficiosità data dalla panna montata. Per me è una vaniglia proprio che ha la bellezza e la semplicità del pane appena sfornato. Non voglio dire che sa di pane con questo, ma ha quel tipo di calore. Non so come spiegarlo meglio, ha il tipo di calore che mi aspetto da il pane sfornato la mattina, adagiato su un panno di cotone bianco, candido, pulito e col sole che filtra morbido dalla finestra di prima mattina, quindi una luce soffusa, non una luce dura, una luce molto morbida, cioè sa proprio quasi da spot pubblicitario. Ha un'innocenza maliziosa e a mio parere funziona da Dio per i layering. È talmente semplice nel senso più bello del termine che sta bene con tutto. C'è calore, c'è qualcosa di tenero, di domestico, di accogliente. Questa è una vaniglia che ti accoglie come un caldo abbraccio. Quindi, riassumendo, signori, 3 vaniglie, 3 caratteri diversissimi. Vanilla di Calotinis, la vaniglia più ocra, terrosa, maschile delle 3. Strega del Castello, vaniglia verde. Botanica, calda, un trionfo di dolce vegetazione. E vaniglia del Madagascar, spezieria Palazzo Vecchio, una vaniglia domestica, accogliente come un abbraccio, semplice, innocente e maliziosa allo stesso tempo. Quale di queste 3 vaniglie ti assomiglia di più? Fammelo sapere nei commenti. Basta, noi ci vediamo la prossima settimana, spero di farcela. Vorrei fare un video che non sarà semplicissimo perché voglio associare dei profumi a dei personaggi di un film. Spero di farcela. Se ti piace l'idea di esplorare profumi e fragranze tramite linguaggi visivi di vario genere, ti invito a iscriverti al canale perché è quello che faremo in questo canale. Se siete arrivati fin qui, grazie mille della vostra pazienza, siete splendidi e siete veramente molto umani. Grazie. E, e basta, insomma. Ho dovuto rifare qualche video 700 volte perché oggi partono allarmi, sirene, cose, non so. Ma noi andiamo avanti, sta finendo il mondo, ma noi andiamo avanti a parlare di fragranze, visto che insomma c'è bisogno di un po' di bellezza e un po' di leggerezza in questo pazzo mondo. Che dire, grazie a tutti ancora, un bacio. Spero di riuscire a fare questa cosa che voglio fare per la prossima settimana. In caso ci vediamo lì, se no ci inventeremo qualcos'altro. Ciao a tutti, grazie!